la nave a quanto pare è in ritardo e non di poco, 90 minuti. E fu così che 4 ore dopo siamo finalmente partiti. Buongiorno, stiamo percorrendo l'Aurelia. Mentre in zona Roma abbiamo trovato un'agenzia che ce le farà avere in poco tempo. Prima di ottenere le targhe italiane, però, è indispensabile passare il collaudo, che sarà nei prossimi giorni. Bellissimo, abbiamo trovato un bel posto, vero? Che in quasi tutti i parcheggi dove ci sono state altre persone sono stati fatti dei furti. Siamo parcheggiati in un'azienda agricola biologica. Adesso stiamo andando verso Latina, stasera arriveremo lì perché domani mattina alle 7:30 abbiamo l'appuntamento per il collaudo. Quindi dopo aver dormito per una notte nell'azienda agricola in prossimità di Roma ci rimettiamo in strada. Questa zona non la conoscevamo affatto ed è un piacere scoprire dei posti nuovi. E quando ci capita di fare delle strade un po' disestate, è un vero piacere guardare la cellula che si adatta a tutte le pendenze. Intorno al perimetro dell'azienda agricola è pieno di fattorie e maneggi e avendo una cabina così alta è possibile curiosare oltre le classiche recinzioni. Con Cinzì ci si è aperto un nuovo mondo. Dopo aver percorso una 50 di chilometri ci siamo fermati per rifornire e Ondina non ha esitato un attimo a prendere i comandi. Poi il comandante è ritornato a bordo e ci siamo nuovamente rimessi in viaggio per percorrere gli ultimi chilometri che ci dividevano dalla nostra meta. Buongiorno. Presto, sono le 7:30. Sono le 7 del mattino, siamo appena arrivati al centro revisioni per il collaudo. È andata. Collaudo fatto. Collaudo revisione fatto e adesso tutta la parte più difficile è andata, quindi ci rimane che aspettare il libretto italiano e le targhe nuove. Un altro step è stato raggiunto. Abbiamo dovuto fare questo viaggetto per fare questo step, però dai, alla fine, per come è andata veloce qui a Latina, è andata molto bene. Eh sì, perché magari in Sardegna avremmo dovuto aspettare un po' troppo, invece qui è tutto molto più rapido e quindi siamo sempre più vicini alla partenza. Sempre più vicini, siamo quasi. Adesso aspettiamo le targhe e possiamo partire. Oggi è il compleanno di Eli, quindi è stato anche un regalo per lei. Siamo arrivati ai 30. Si invecchia. Esagerata. E per festeggiare? Andremo alle terme che ci hanno consigliato, ci ha consigliato Emiliano, le terme di Ficoncella. Quindi adesso ci mettiamo in strada. Quanti chilometri? È da qui da dove siamo? Dove siamo? Vicino a Latina, e sono 150 km, 160. Non ci sono parole che descrivano la nostra contentezza, che, ahimè, purtroppo non è durata a lungo. Nella strada della vita, anzi, nella nostra strada, ci sono sempre degli imprevisti, ma lo vedrete più avanti. Il comune di Civitavecchia ha preso in gestione
queste terme di Ficoncella e praticamente sono 3 vasche grandicelle e altre 2 più piccole. Siamo andati a vedere, erano un po' troppo affollate per i nostri gusti, quindi siamo venuti, abbiamo visto che poco più avanti c'erano delle, come si può dire, una doccia di acqua termale, e quindi stiamo andando a vedere, sperando che magari ci sia qualche piscina dove possiamo immergerci. Niente, alla fine alle terme non siamo andati perché erano davvero troppo affollate e a noi con le situazioni di relax ci piace essere con noi stessi, quindi siamo venuti in un parcheggio fronte mare, molto bellino, quindi stanotte dormiremo qui e poi si parte. Dove sta andando babbo? Ci sta abbandonando? Ci lascia qui? Ma lo stai tenendo sotto controllo? Per vedere che non ci lasci qui? Quindi, dopo esserci parcheggiati e sistemati per la notte, siamo andati a farci una passeggiata nel porticciolo, ma non abbiamo pensato di fare dei video e ci siamo goduti quel momento. Passiamo direttamente al giorno successivo. Stiamo dando una lavata a Zinzi, stasera abbiamo la nave, ne approfittiamo che abbiamo trovato un autolavaggio e andiamo a lavare un po' sotto il telaio perché è tutto pieno di terra. E qui non posso negarvi che ho una vera passione per gli autolavaggi e penso che dal video si possa percepire. Il problema però è che anche Sebastiano dovrà lavare i mezzi, quindi ci siamo suddivisi i compiti. Io insapono e lui risciacqua. Abbiamo dato una sciacquatina veloce. Vuole. È molto importante lavare spesso Il telaio. I veicoli vecchi, soprattutto le parti metalliche. La cella bene o male è vetroresina, quindi. Però il resto, tutte le parti metalliche è importante lavarle, soprattutto per noi che rimaniamo sempre vicino al mare. Che poi sta piovendo. E vabbè, per sciacquare dalla salsedine. Niente, eravamo tutti contenti. Siamo andati al porto e il tipo ci fa: no, guardate che la nave oggi non c'è nessuna nave che parte per Porto Torres. Noi abbiamo detto: come no, abbiamo il biglietto. E praticamente risultava domenica alle 2:30 di notte, ma in realtà era sabato notte, quindi la domenica che era cioè oggi di notte, noi eravamo tranquilli, e quindi abbiamo perso la nave. Tra l'altro i traghetti costano, i prezzi sono davvero allucinanti, 400 euro, non fa. Niente, alla fine abbiamo deciso di andare a Livorno perché le navi sono un po' meno care. Da Civitavecchia erano dai 400 euro in su e quindi andiamo a Livorno. Alla fine ci verrebbe a costare tra gasolio e tutto sui 280 euro. Speriamo almeno che il biglietto ce lo rimborsino, visto che non abbiamo preso la nave, anche se è un errore nostro. Da un lato, scusatemi il termine, siamo davvero incazzati. Però per esperienza personale abbiamo capito che arrabbiarsi non serve a nulla. Evidentemente non dovevamo prendere quel traghetto. Infatti dall'altro lato siamo felici, perché viaggeremo con una compagnia migliore, ma soprattutto con una nave pulita.
No, ho fatto una fesseria grande. Vabbè, è stata colpa di entrambi perché non abbiamo controllato il biglietto, ci siamo fatti fregare dall'orario. Ma senza nessun dubbio proprio. Siamo partiti convinti che la nave era ieri notte, invece era l'altro ieri notte. Comunque siamo in una spiaggettina vicino a Piombino e di fronte a noi c'è l'isola d'Elba. E non pensavo assolutamente che fosse così montagnosa. E da qui si vedono veramente le montagne, si vedono bene le montagne dell'isola d'Elba. Sono abbastanza alte, non pensavo, adesso ve la facciamo vedere. E qui di fronte a noi cosa sta succedendo? Ce lo stiamo chiedendo, c'è una crew, un escavatore che sta portando fuori la sabbia da sotto l'acqua e la stanno portando fuori dal mare praticamente, la stanno mettendo sulla sabbia. Non riusciamo a capire sulla perché, spiaggia, sì. Perché, cioè, l'unica ipotesi possibile è che vogliano mettere la sabbia in spiaggia perché attualmente ci sono le pietre. L'unica ipotesi, perché sennò non avrebbe un senso. Dopo esserci accertati dell'orario di partenza, ci siamo rimessi in strada per raggiungere il porto di Livorno. E qui, ad un certo punto, durante l'attesa della nave, mi è salito il momento rivoluzionario che ho represso dentro, un pippone che durerà qualche minuto, ma che ci tenevo comunque a condividerlo con voi. Chissà che magari possa essere di ispirazione per qualcuno. Le condizioni erano davvero pessime. Poi un'altra cosa che ci turba tantissimo è il fatto che non ci sia una continuità territoriale per noi sardi. Cioè noi siamo stati costretti ad arrivare fin qui, come vi abbiamo già detto e ribadiamo, anche perché ci costava di meno venire a Livorno col gasolio e la nave, piuttosto che prenderla direttamente da Civitavecchia, cioè stiamo parlando di 400 euro. E per un residente in Sardegna non è normale spendere quella cifra se ti vuoi spostare dalla tua regione. Cioè non c'è una continuità territoriale e ogni volta che prendiamo le navi ribadiamo questo concetto, non è corretto per i residenti in Sardegna che ci siano questi prezzi fuori dal comune per i traghetti. Per esempio alle Canarie hanno uno sconto, se non sbaglio, quando c'ero io era del 50% per andare nel continente spagnolo. Adesso addirittura mi sa che l'hanno anche aumentato al 70%, però non ne sono sicura, non vorrei dire una fesseria. Invece lo sconto residenti in Sardegna, se lo metti nel biglietto, è esagerando 20 euro, e se per caso ci sono delle promozioni e tu metti lo sconto residenti, non hai il diritto di usufruire di quelle promozioni. Quindi la trovo davvero un'assurdità ed è una cosa che dovrebbe cambiare. Non è per fare polemica, però è per ognuno deve farsi sentire, perché sennò le cose non cambiano. Ecco Sebastiano che va a controllare la situazione fuori e i camper, come i vecchietti con i cantieri. Ecco, lui è così con i camper, va controllando tutto, quanti ce ne sono, se ci sono mezzi 4x4 per approcciarsi. Ecco, dato in avanscoperta, è lì.